2, 1. Benvenuti ad Amsterdam, conosciuta come la Venezia del Nord, stupenda con i suoi canali. Volete conoscerla? Sapere le cose principali da vedere? Bene, allora partiamo insieme in questa grande avventura. Buongiorno cari, oggi facciamo colazione da Pancakes ad Amsterdam. Adesso vi faccio vedere il bel piattino che mi faccio colazione e dopodiché inizieremo il nostro tour in città. Costruito nel 1655 durante il secolo d'oro per ospitare il municipio e per ostentare la ricchezza e la potenza commerciale di Amsterdam, questo palazzo poi si trasformò in palazzo reale, soprattutto quando Luigi Bonaparte entrò con ingresso trionfale ad Amsterdam e suo fratello Napoleone lo nominò re d'Olanda. Anche i sovrani monarchi successivi cambiarono tante cose all'interno per renderlo più gradevole possibile. Oggi il palazzo è visitabile al costo di 12,50 € e soprattutto non è la sede della famiglia reale, ma la sede della famiglia reale d'Olanda si trova a L'Aia. Se volete un po' di formaggio penso che sia il posto giusto. Purtroppo la giornata non promette bene, mi sono appena preso un acquazzone, sono tornato all'ostello per prendermi la felpa e diciamo il poncho per la pioggia. Ho tolto l'ombrello perché non si ci stava, con il rischio di bagnare la fotocamera, il resto non mi andava. A parte che c'è un piccolo problema col ginocchio da ieri pomeriggio, praticamente mi si è infiammato e sto zoppicando, sono sotto l'occhio, ma sono molto determinato di finire questo tour, per cui resisterò, amen, non è la fine del mondo. Piazza Dam è la piazza più importante di Amsterdam, è il punto dove si trovava la prima diga del fiume Aster nel XIII secolo. Oggi la piazza è circondata da monumenti e edifici storici, fra cui il Monumento Nazionale e il Palazzo Reale. Di fianco al Palazzo Reale troverete la chiesa nuova, eccola qui, è stata costruita nel 1400 per poi essere terminata nel 1500 circa. Comunque oggi non è più un edificio religioso, ma è la chiesa nazionale del Regno dei Paesi Bassi. Oggi si tengono tutte le incoronazioni all'interno, le mostre e i concerti d'organo. E se volete fare un po' di shopping qui vicino a Piazza Dam troverete questo edificio qua che si chiama Magna Plaza. Ma guardate, sembra un'illusione ottica, invece questa casa, questo edificio è veramente inclinato. Mi raccomando, ricordatevi i nomi di questi 4 canali importanti ad Amsterdam, che sono Singel, Harem, Kessel e Prinsen. Nomi impronunciabili, ma ricordateveli bene, anche perché qua ci sono le famose 9 stradine che si incrociano tra i canali e sono spettacolari. One of these days we'll give back the time we borrowed.
One of these nights I won't worry about tomorrow. And one of these moments will stick in my mind. And one of these Allora com'è? Vi sta piacendo oppure no questa Amsterdam? and we'll leave this time. We'll never make it very far. I like you riding in my car with your banjo on your knee. I like you singing my songs back to me. I'm trying to stay between the lines that you read on my... Che bello! Carissimi, vi rubo giusto 30 secondi di tempo per segnalarvi questa piattaforma davvero facile ed è anche molto utile per non farvi trovare impreparati nella vostra gita di Amsterdam. Si chiama Civitatis, troverete diversi tour in italiano con guide specializzate e tra l'altro con cancellazione gratuita, che è molto utile per qualsiasi imprevisto, e assistenza clienti 24 ore su 24. Vi lascio il link giù in descrizione, cliccateci, date un'occhiata. Noi continuiamo avanti e proseguiamo. Giving what you take. It's funny how waiting around is just another big mistake. A pochi passi dalla casa di Anna Frank troverete questa chiesa qui. Si chiama Westerkerk, è stata costruita all'inizio del 600, ma la cosa che ci colpisce di più, sapete cos'è? È il grandorgano, è stato costruito nel 1682, incredibile, ed è la chiesa più grande calvinista costruita nel paese. Ci hanno cacciato fuori dalla chiesa perché chiudeva e nel frattempo ne ho solo approfittato, quindi di fianco a prendermi un hot dog per cibarmi, però è iniziato anche a diluviare, porca miseria. Infatti era prevista pioggia per oggi pomeriggio, adesso aspettiamo un attimino e poi mi incammino verso la casa di Anna Frank. Qualche info utile se volete visitare la casa di Anna Frank. Il biglietto è acquistabile solamente online al costo di 16 euro ed è fortemente consigliato, anzi praticamente obbligatorio acquistarlo in anticipo, anche perché io non sono stato attento, non l'ho acquistato, quindi purtroppo non riuscirò a visitarlo. Sarà buon proposito di visitarlo la prossima volta che verrò ad Amsterdam, no? Quindi niente, prenotatelo e potete prenotarlo in anticipo di circa 6 settimane addirittura. Se vi può interessare, c'è anche il museo del tulipano ad Amsterdam. Il tulipano, dovete sapere, è stato introdotto ai Paesi Bassi a metà del XVI secolo. Fino ad oggi questo fiore rimane il favorito degli olandesi, uno dei simboli del paese. Questo museo lo troverete appena oltre il ponte della casa di Anne Frank. Gente, qua non smette più di piovere, fa schifo questa giornata. Che palle, scusate per la parola, anche perché oggi è praticamente come una giornata intera, ma per fortuna domani ho ancora una mezzogiornata e a quanto pare danno un po' di sole. Quindi se oggi vedrete dei video, delle immagini che fanno un po' schifo, perdonatemi, non è colpa mia, cercherò di rimediare domani. Però sapete una cosa, in tutto ciò c'è anche un pregio. Non c'è quasi più nessuno in mezzo alle strade e prima questa cosa mi dava un po' fastidio, invece resisto un po' al tempo, al meteo e me la godo un po' meglio questa città, va là. Bene, mi sono fermato qui a mangiare in questo localino, adesso proviamo questo hamburger, patatine e vi dirò com'è. A tra poco. Intanto vi segnalo il nome del locale, si chiama Cannibal Royal Rosendacht, se la pronunciava bene.
Comunque mi sono trovato molto bene, ha varie scelte di panini, patatine, altre cosucce tipo alette di pollo, coscette, ma anche la carne, fa le costine quelle a barbecue, bassa cottura, roba veramente ispirevole. Il panino è stato molto buono, mi è piaciuto tanto, ve lo consiglio, non si spende troppo, con la birra, il panino ben condito, il loro, soprattutto il cannibal l'ho preso, e cosa ho preso? Anche le patatine rosse, quelle dolci, ho speso 28 euro, quindi per come i prezzi sono ad Amsterdam va benissimo. Ma povero me, guardate come sono conciato. Tra l'altro è bella questa barca dei turisti che sta passando sotto il ponte. In questo momento mi trovo proprio nel quartiere Jordan, che è uno dei quartieri più caratteristici di Amsterdam e non può mancare nella vostra visita qui in città. E qui troverete, oltre ai soliti canali, che potete vedere ce ne sono tantissimi, potrete vedere le casette tipiche olandesi. Se siete pazzi, entrate da pazzi, no? Even the wind turned its back on you. Come si suol dire, finché la barca va, lasciala andare. Bello così illuminato, malinconico direi. Se vi può interessare, ci serve un altro museo interessato da vedere, Grachten Museum, che parla della storia dei canali di Amsterdam. Lo troverete lungo il canale Herm. Ed eccomi nuovamente in piazza Dam, come stamattina, solo che adesso stasera il giro si conclude qui, ma ricordate di rimanere attivi perché domani mattina, in teoria sarà bello, andremo a visitare altre cose qua in città. Buongiorno cari viaggiatori, come vi avevo promesso sono ancora qui ad Amsterdam e il meteo oggi promette bene, non c'è nemmeno una nuvola, sta boh. Allora, mi trovo davanti alla chiesa vecchia Oude Kerk, che inizialmente veniva chiamata San Nicola, dedicata al santo, appunto. Poi quando fu costruita quella nuova, quest'altra prese il nome di chiesa vecchia e basta. Le cose che so di questa chiesa sono interessanti, che nel 2006 sono stati celebrati 700 anni dalla sua costruzione, 700 anni, e inoltre è molto, diciamo, è molto particolarmente acustica all'interno, c'è l'acustica molto buona e si svolgono un sacco di concerti famosi pure. Quindi niente, se volete visitarla si trova proprio di fianco al quartiere De Wallen a luci rosse e vicino alla stazione centrale di Amsterdam. Ma facciamo qualche menzione anche sul quartiere Luce Rosse. Ovviamente sono le 8 della mattina, quindi non c'è nessuno, ma presumo che di sera qui sia pieno di gente. Ci sono questi piccoli vicoli stretti, mi giro pure di qua, ok? È la parte della città vecchia, si chiama questo quartiere De Wallen, e praticamente ci sono questi appartamenti, queste vetrine con le ragazze che si esibiscono e si offrono appunto alla gente. Ma in realtà la storia è bensì davvero antica rispettivamente ai giorni d'oggi, perché quando l'Olanda visse il suo secolo d'oro nel 600, già quando arrivavano qui dal porto i marinai c'erano delle donne che iniziavano a prostituirsi per offrire, diciamo, ai marinai il piacere. E questa cosa è continuata fino al 2000, quando l'Olanda, Amsterdam appunto, legalizzò la prostituzione. Ma perché? Perché in realtà la tassava e quindi il paese si è arricchito grazie anche a questa cosa qui, contravvenzionale, assurda, però gli conviene, come d'altronde l'ha fatto anche con la cannabis. E niente, comunque abbiamo finito questo discorso sulle luci rosse, andiamo avanti e proseguiamo verso la scoperta della città.
Questa è qui invece la via principale di Wall, piena di localini, barettini, ma soprattutto locali dove ci sono i coffee shop, i negozi, e dove vendono anche i biscotti, quelli famosi, diciamo la cannabis e il resto. Ma se volete giusto passare per fare un'idea di sera, di solito qui i turisti ci passano, quindi potete farlo anche voi. Ma intanto che sono di passaggio guardiamo Piazza Dam, Palazzo Reale e la Chiesa Nuova con la luce del sole, non come ieri con le nuvole. Ma volete sapere questa curiosità? Sapete perché le case olandesi, soprattutto ad Amsterdam, sono così storte, inclinate, oppure sulla base sono veramente piccole per poi si allargano verso l'alto in verticale? Bene, perché in antichità, tanto tempo fa, esisteva una tassa ed era molto salata, per cui tutte le abitazioni cercavano cosa? Di costruire la casa da terra ben stretta, piccola, per poi espandersi verso in su, verso il verticale. Esiste un luogo particolare, una specie di oasi tranquillo qui in centro di Amsterdam e si tratta del beguinaggio, una delle attrazioni da vedere qui in città. Praticamente è una comunità, esiste dal XIV secolo e si tratta delle donne, delle beghine. Beghine erano delle donne che avevano deciso di rinunciare alla vita privata e aiutare i bisognosi. Ovviamente facevano il voto di castità, ma non erano appartenenti a un ordine ecclesiastico, per cui potevano sempre rinunciarvi. È un luogo particolare, potete entrare, fare un giro, non è grande, mi raccomando niente foto, con macchine professionali, mi sembra strano che col cellulare si possa fare, con no, fotocamera no, vabbè, comunque a voi le immagini. Se volete acquistare qualche bulbo di tulipano, qualche fiore particolare, passate da Bloem Market, è un mercato dei fiori qui in città. Subito vicino al mercato troverete quella simpatica piccola torre con il campanile, si chiama Torre della Zecca e prende il nome perché lì proprio venivano coniate le monete. Nel 1672, in quel tempo c'era la guerra contro la Francia. Comunque è ciò che resta della prima cinta muraria della città di Amsterdam. Allora, in questo momento mi sto dirigendo verso due musei più importanti qui ad Amsterdam. Non ve li sto a spoilerare e continuiamo per questa fantastica stradina.
Comunque una cosa che mi sorprende è che qui ad Amsterdam tutte le persone vanno a palla con le bici, non so come fanno, anche settantenni, anziani, con le biciclette grosse, boh, chi lo sa come fanno, sono abituati? Ed eccoci qua al primo museo, si chiama Rijksmuseum. È un museo molto importante perché possiede una vasta, più grande collezione di dipinti del secolo d'oro olandese, che fu dalla fine del 500 all'inizio del 700, e l'opera più importante che troverete è la Ronda di notte di Rembrandt. E i biglietti costano online 22,50 €. Come sempre vi ricordo di prenotare in anticipo online perché è molto probabile che non li troverete a ridosso del giorno della vostra visita. Ma guardate quanto è bello questo giardino presso Rijksmuseum. Penso che lo conosciate tutti, Van Gogh, no? Il museo ospita la più grande collezione del mondo dell'artista olandese che influenzò enormemente l'arte del XX secolo, realizzando circa 900 dipinti, più di 1000 disegni e numerosi schizzi che non porto al termine. Pittore geniale ma incompreso, accompagnato da disturbi mentali. Il povero artista pittore olandese morì a 37 anni a causa di una ferita provocata da arma da fuoco. Il biglietto comunque lo trovate online al prezzo di 22 € prenotando. Mi sono spostato a Wandel Park, il polmone verde della città. È un parchetto grande, bello, curato, ci sono un sacco di piante, sentieri, laghetto, poi ci sono anche, diciamo, caffetteria bar dove ci si può sedere per rilassarsi un attimo e bersi un bel caffettino. E niente, adesso proseguiamo verso ritorno alla stazione di Amsterdam e se riesco vi faccio vedere un'altra cosuccia. Ma prima di tutto mi è venuto un po' di fame, prenderò un bel hot dog qui dal baracchino e vi dico che qui in giro per Amsterdam troverete diversi baracchini hot dog, per risparmiare potreste prenderlo. Il large costa 5 € e vi dico che vi sazierà abbastanza. Ho trovato un nuovo amico, eccolo qui, fatti vedere. Vicino alla stazione di Amsterdam troverete questa basilica che funge da sfondo sul canale, si chiama San Nicolas, dedicata al santo di Bari, è la terza chiesa in città dedicata al santo e niente, andiamo a vederla insieme all'interno. Che ne pensate? Stupenda, vero? E come ultima tappa che vi segnalo qui ad Amsterdam, vicino alla stazione, troverete Nemo. È un centro scientifico, un museo con la forma insolita che assomiglia a una nave, lì in fondo con la verde.
È stata progettata da un architetto italiano, Renzo Piano. Comunque troverete il più vasto centro scientifico dei Paesi Bassi e consigliato andarci con i bambini, ma anche per gli adulti troverete qualcosa di interessante, quindi se avete piacere e siete curiosi della scienza fateci un salto dentro. PS, perdonatemi se non ho visto tutte le attrazioni di Amsterdam, ma c'è un motivo, è perché avevo solo un giorno poco più e soprattutto era l'ultima tappa del mio viaggio di 8 giorni partendo da Lussemburgo, Belgio, Olanda, e quindi ho cercato di essere il più veloce possibile e mettere dentro tante cose, quindi continuiamo avanti e torniamo verso casa. Purtroppo la nostra avventura ad Amsterdam finisce qui, ma non è finita. Adesso da parte vostra mi aspetto il supporto incredibile, anche perché mi aiuterà a crescere con questo progetto e continuare a viaggiare e fare altri video e altre guide, per cui chiedo da parte vostra un like, commento, quello che volete, se avete qualche domanda fatela pure, e se non foste ancora iscritti iscrivetevi al canale, anche perché vi permetterà di essere sempre aggiornati nelle prossime mie pubblicazioni. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura, ciao!